In questo episodio parlo dei verbi italiani. In particolare spiego come usare la costruzione servire a qualcuno e la locuzione verbale avere bisogno di qualcuno o di qualcosa. Più nello specifico mi concentro sulla differenza tra mi serve o mi servono e ho bisogno di. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, sei nel posto giusto. Io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e passiamo subito a delle frasi di esempio con il verbo servire. Con la costruzione servire a qualcuno di solito si usano solo la terza persona singolare, serve, e la terza persona plurale, servono. La prima frase di esempio con il verbo servire potrebbe essere questa. Non riesco ad aprire la confezione. Mi serve un paio di forbici. Se ti stai chiedendo cosa sia un paio di forbici, questo è un paio di forbici. Questa cosa qui si chiama un paio di forbici. Quindi, per esempio, se io ho questa confezione, questo pacco di pasta e non riesco ad aprirlo, posso dire mi serve un paio di forbici. Un'altra frase di esempio con l'espressione servire a qualcuno potrebbe essere questa. Mi servono delle calze nere per andare alla cerimonia. Queste sono troppo colorate. Per esempio, queste calze qui evidentemente non vanno bene per andare a una cerimonia. Un'altra frase di esempio con mi serve potrebbe essere: per aprire il computer mi serve un cacciavite più piccolo. Se ti stai chiedendo cosa significhi la parola cacciavite, ecco, questo è un cacciavite. Per indicare questo oggetto in italiano usiamo il sostantivo composto cacciavite. Questo è un cacciavite. Qualcuno per indicare questo oggetto usa il sostantivo giravite, comunque sia cacciavite e giravite sono sinonimi. Un'altra frase di esempio con il verbo servire usato in questo modo potrebbe essere: per fare questo sugo mi serve l'origano. L'origano è un tipo di spezia e mi raccomando l'accento è sulla I. In italiano si dice origano, non origano. Un'altra frase di esempio con questa costruzione potrebbe essere: per sconfiggere i miei nemici mi serve il martello di Thor. Se ti stai chiedendo cosa sia il martello di Thor, questo qui è il martello di Thor. In italiano per indicare questo oggetto usiamo il sostantivo maschile martello. Questo è un martello. Nel caso specifico questo è il martello di Thor. Ecco, come avrai capito da questi esempi, il verbo servire significa essere utile oppure necessario. Quindi diciamo che ha una funzione strumentale, nel senso che indica qualcosa che viene impiegato come strumento per completare una determinata operazione. Oppure in generale indica qualcosa che viene usato per un determinato obiettivo o una determinata funzione. Al di là del significato, questa costruzione con il verbo servire è piuttosto particolare e ho notato che molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera fanno degli errori quando la usano. In altre parole, molti non madrelingua usano questa espressione in modo sbagliato. Ho detto che questa espressione è piuttosto particolare perché in sostanza il soggetto logico è diverso dal soggetto grammaticale. Per esempio, nella frase mi serve il martello di Thor, il soggetto logico sono chiaramente io, cioè la persona a cui è utile il martello, chiaramente sono io, ma il soggetto grammaticale della frase è il martello. In altre parole, la frase mi serve il martello di Thor va interpretata in questo modo: il martello di Thor serve a me.
Quindi il soggetto del verbo servire è il martello. Ecco, la costruzione servire a qualcuno è simile alla costruzione piacere a qualcuno. Per esempio, se io dico mi piace la pizza, il soggetto logico chiaramente sono io, ma il soggetto grammaticale è la pizza. Ecco, in sostanza il verbo servire in questa costruzione si comporta allo stesso modo. Con i soggetti singolari uso mi serve e con i soggetti plurali uso mi servono. L'errore che fanno molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera è che in sostanza usano altre forme del verbo servire. Per esempio, alcune persone dicono mi servo il martello oppure mi servo delle calze nuove. Ecco, queste forme sono sbagliate perché si usa sempre e comunque la terza persona, che può essere la terza persona singolare, nel caso di soggetti singolari, o la terza persona plurale, nel caso di soggetti plurali. L'unica cosa che può cambiare è il pronome che precede il verbo servire. In tutti i miei esempi io ho usato il pronome mi. Se il soggetto logico è un altro e questa cosa serve a un'altra persona, devo usare il pronome corrispondente. Per esempio, se il soggetto logico sei tu, dovrò dire ti serve il martello. Se il soggetto logico è lui, dovrò dire gli serve il martello. Se il martello serve a un soggetto femminile singolare, dovrò dire le serve il martello. Se il soggetto siamo noi, ci serve il martello. Se il soggetto siete voi, vi serve il martello. E se il soggetto sono loro, gli serve il martello. Con i soggetti plurali invece dovrò usare la terza persona plurale e quindi dovrò dire ti servono delle calze nere, gli servono delle calze nere, le servono delle calze nere, ci servono delle calze nere, vi servono delle calze nere e gli servono delle calze nere. Ma vediamo la locuzione avere bisogno di. Una frase di esempio potrebbe essere questa: ho bisogno di aiuto, oppure ho bisogno del tuo aiuto. Un'altra frase di esempio con questa locuzione potrebbe essere: ho bisogno di più tempo. Un altro esempio potrebbe essere: ho bisogno di soldi. Come avrai capito da queste frasi di esempio, l'espressione avere bisogno di indica che la persona sente la necessità di procurarsi ciò che le manca. Io ho fatto solo degli esempi con questa locuzione verbale seguita da un sostantivo. Che cos'è un sostantivo? Ecco, questo per esempio è un sostantivo. No, vabbè, a parte gli scherzi, sostantivo è un tipo di parola. Per esempio, se dico ho bisogno di aiuto, aiuto è un sostantivo. Comunque, se qualcuno di voi ha riconosciuto questo oggetto, me lo faccia sapere nei commenti qua sotto. Questa espressione può essere seguita anche da un verbo all'infinito. Per esempio, io posso dire ho bisogno di dormire, sono stanco. Ops, scusate, ho detto sono stanco. Invece di dire sono stanco, che è un'espressione piuttosto banale e ripetitiva, avrei potuto usare una di queste fantastiche alternative. Qui ti lascio la scheda di un video che ho fatto in cui spiego 4 fantastiche alternative alla frase sono stanco. Se vuoi, dagli un'occhiata. Un'altra frase di esempio con questa costruzione seguita da un infinito potrebbe essere
ho bisogno di uscire, non esco di casa da 3 giorni. Ecco, diciamo che rispetto al verbo servire, la locuzione avere bisogno di è più facile da usare. Io ho fatto degli esempi in cui il soggetto ero io, quindi in tutti i miei esempi ho usato sempre la prima persona singolare del verbo avere. Quindi in tutti i miei esempi ho detto ho bisogno di. Se il soggetto è un altro, basta usare la voce corrispondente del verbo avere. Per esempio, se il soggetto sei tu, la frase sarà tu hai bisogno di soldi. Se il soggetto è lui ha bisogno di soldi. Quindi, come vedi, in questo caso è praticamente impossibile sbagliare. Oppure, per fare degli esempi con l'infinito, hai bisogno di dormire, ha bisogno di dormire, abbiamo bisogno di dormire, avete bisogno di dormire e hanno bisogno di dormire. Ecco, questo per quanto riguarda il significato di queste espressioni. Ma veniamo alla differenza tra il verbo servire e la locuzione verbale avere bisogno di. Prima io ho parlato della differenza dal punto di vista grammaticale, ma a questo punto la domanda è: c'è anche una differenza dal punto di vista del significato? Secondo alcuni, servire e avere bisogno di si riferirebbero a due tipi diversi di necessità. In particolare, secondo alcuni, servire indicherebbe una necessità puramente strumentale, mentre avere bisogno di indicherebbe una necessità più profonda, una necessità, per così dire, emotiva. Questa teoria è molto affascinante, però secondo me le cose non stanno esattamente così. Cioè, in altre parole, questa differenza vale solo in alcuni casi. In tutti gli altri casi, nel linguaggio corrente, il verbo servire e la locuzione verbale avere bisogno di sono equivalenti. Per esempio, io posso dire ho bisogno di soldi oppure mi servono dei soldi. Secondo me tra queste due frasi non c'è nessuna differenza sostanziale a livello di significato. Allo stesso modo io posso dire ho bisogno di più tempo oppure mi serve più tempo. Che differenza c'è tra queste due frasi? Secondo me non c'è nessuna differenza. Allo stesso modo possiamo confrontare le frasi ho bisogno di aiuto e mi serve aiuto. Oppure ho bisogno del tuo aiuto e mi serve il tuo aiuto. Un altro esempio potrebbe essere ho bisogno di un computer nuovo, mi serve un computer nuovo. Ecco, per molti italiani non c'è nessuna differenza dal punto di vista del significato. La vera differenza riguarda, come abbiamo visto, la grammatica. Ecco, io mi fermerei qui. Se vuoi migliorare il tuo italiano, ti consiglio di iscriverti al mio canale e di guardare anche questo video. E che la forza della lingua italiana sia con te.